Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video riassumerò qual è l'errore più comune che ho notato nell'applicazione della matita. Come rendere una matita troppo morbida meno morbida. Come rimediare ad una linea di matita troppo grossa e disomogenea. Come sfumare una matita a occhi scura per evitare che la sfumatura si allarghi troppo e non ci soddisfi. Uno degli errori più comuni che ho notato è quello di applicare la matita, ok, all'inizio creando dei trattini o dei puntini vicini uno all'altro, ma poi il problema è che spesso questi puntini, questi trattini vengono lasciati più o meno separati tra loro. Questo crea una linea disomogenea. Potete iniziare creando dei trattini o dei puntini, ma cercate di farli il più vicino possibile l'uno all'altro. Potete utilizzare un ombretto dello stesso colore, applicarlo con un pennellino. In questo modo, se sono rimasti degli spazi vuoti tra i trattini, andrete a chiuderli creando una linea più omogenea. Matita occhi troppo morbida? Provate ad affondarla nella cipria prima di applicarla. Come rimediare a un tratto di matita che alla fine risulta troppo spesso e se avete poca palpebra mobile arriverà quasi a riempirla tutta. Potete assottigliare il tratto usando un correttore. Lo applico con un pennello piatto angolato dove voglio assottigliare la linea o correggere la linea. Poi con un pennellino sfumo il correttore verso l'alto. Potete anche intervenire con un piccolo pennellino per rimediare alla linea troppo grossa ed andare a sfumare la linea di matita disomogenea in modo che la sfumatura nasconda le differenze ed il tratto non preciso. La matita sotto può stare bene o non stare bene, dipende dalla vostra forma di occhio, spesso va ad appesantire l'occhio, soprattutto se non siete più giovanissime. Però se avete gli occhi particolarmente tondi o sporgenti, può aiutare per andare a rendere il vostro occhio meno sporgente. Prima di tutto alzate la palpebra per vedere bene l'attaccatura delle ciglia. Non tiratela in questo modo, vi verranno le rughe prima del tempo, fidatevi. Partite dall'angolo esterno dell'occhio e tracciate dei piccoli trattini, vanno bene anche dei puntini, fino a metà occhio. Poi uniteli con un piccolo pennellino e con il pennellino potete anche sfumare la matita per creare una codina. Nel caso abbiate creato una linea di matita spessa che borda l'occhio e vogliate sfumarla, vi sconsiglio di usare un pennello da sfumatura. Anche questo pennello da sfumatura che sto utilizzando, anche se sembra piccolo, passato sulla matita andrà ad allargare molto la sfumatura, soprattutto se avete usato una matita morbida, ad esempio una matita casual. L'effetto finale potrebbe non piacervi e creare l'effetto occhio pesto, soprattutto se usate un colore molto scuro. Se volete sfumare la matita vi consiglio di usare sempre un piccolo pennello, il più piccolo pennello che avete a disposizione, prelevare un ombretto dello stesso colore della matita e se la matita è morbida l'andrete così a fissare ed il piccolo pennellino vi permetterà di sfumare il colore con precisione e solo dove volete. Potete procedere dall'alto verso il basso per sfumare la matita, in modo da non portare via il colore vicino alle ciglia, dove deve sempre rimanere più intenso. Poi potete anche sfumare la matita nell'angolo esterno dell'occhio. Ed alla fine potete rifinire la sfumatura con un pennello pulito non molto ampio. Vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Vi auguro buon make up a tutti, vi mando un bacione, alla prossima!